Konnichiwa a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video, oggi 24 settembre, sono sempre più stupito di me stesso, sto facendo un video dietro l'altro per ben 3 giorni di fila e oggi quindi andiamo a vedere un po' che cosa ho fatto in questa mattinata. Abbiamo sempre l'orologio fermo perché la batteria la tolgo, altrimenti il ticchettio mi dà fastidio, spengo anche il condizionatore in caso fosse acceso perché anche quel rumore là mi dà fastidio e poi non vorrei che il vento entrasse nel microfono e quindi voglio cercare di fare il più in fretta possibile perché senza condizionatore, anche essendo 24 settembre, fine settembre, fa ancora caldo. Oggi no, in realtà da ieri si sta un pochettino meglio, oggi c'erano 28 gradi. 28 gradi e si sta meglio, l'umidità è alta, la mattina e la sera si sta bene, durante la giornata però fa caldo, soprattutto se si fa qualcosa, se ci si muove, se si esce fuori, si suda ancora. Quindi bando alle ciance, avviamoci subito nel video. Cosa ho fatto in questa mattinata, perché adesso sono praticamente poco più delle 2. Ieri ci eravamo lasciati che per la colazione di oggi avrei avuto o il croissant o la lemon cake. Cosa ho scelto? Il croissant, l'avevo comunque anticipato visto che la lemon cake aveva una data di scadenza più lunga, più duratura, ho scelto il croissant e me lo sono tagliato a metà con all'interno marmellata di fragole e miele col limone, con i pezzettini di limone. Buonissimo. E adesso vi verrà una domanda, se avete visto anche gli altri video, ma quante marmellate, quanti mieli hai in casa? Tanti. Marmellate di solito di un vasetto per tipo, visto che mi piacciono tante, non voglio mangiare sempre e solo la stessa, vorrei variare, possibilmente ogni giorno, e quindi oggi mi andava fragole. Ieri ho provato quella di mele caramellate, che era la prima volta che la provavo, oggi mi andava quella di fragole, molto buona anche questa, ai pezzi di fragola, non è il massimo, c'è un altro brand di marmellata alle fragole più buona, ma avevo questa, va bene, e poi questo vasetto di miele con i pezzi di limone che è buonissimo. Non è il solito miele appunto perché ha questi pezzettini di limone, quindi dà quell'asprità, quel sapore in più, ecco. Quindi se ho la foto del croissant, adesso la cerco, se ce l'ho la metto qua, credo di averla fatta e di averla ancora salvata sul telefono, se c'è, eccovi qua, il croissant con l'espresso che non può mai mancare al mattino. Dopodiché ho fatto le mie solite faccende, lo sapete già, le pulizie, le cose che devo fare in casa la mattina e poi avevo appuntamento dal dentista alle 11:30. Ieri dermatologo, oggi dentista, questa è la settimana dei dottori, ma comunque nulla di particolare, dovevo fare il solito check-up di routine che faccio ogni 3 mesi circa. Quindi vado dal dentista, passo in tempo, non ho aspettato praticamente nulla, orario perfettamente puntuale. 11:30, mezzogiorno e mezza finisco, quindi un'ora, e vi racconto un po' il dentista, come il dentista dove vado io, almeno vicinissimo a casa, come funziona il check-up e la pulizia che vado a fare ogni 3 mesi. Controlla la bocca banalmente, controlla le gengive se esce sangue facilmente o meno, controlla che i denti non si smuovano, mi pulisce bene tutti i denti con spazzolino, filo interdentale, pulizia con, insomma, se c'è del tartaro, dello sporco, raschia via con i tool che non ho idea come si chiamano, martello e scalpello, no? La macchinetta, non ho idea, che mi dà un po' fastidio a volte da sentire quel brrr sui denti, a volte dà un po' fastidio, ma niente di che, finisce subito comunque. Poi dopo fa il polishing, non so, mette una pasta che dà liscità, non so questi termini da dentista, io so proprio zero, ai denti e boh, finito là, risciacquo, poi arriva, questo lo fa l'infermiera, poi arriva il dentista vero e proprio che fa il check-up finale, chiede se ci sono delle domande o cose in particolare. Io avevo un fastidio a un dente da un paio di giorni, ma una roba proprio da poco, probabilmente vacci a capirci, niente di che. Gliel'ho comunque fatto presente, ha guardato, fa, ma non c'è niente, prova a aspettare un po', se vuoi facciamo una radiografia di questo lato qua per vedere se c'è qualche carie nel dente. Ho detto ok, facciamola, fatto la radiografia, non c'era niente, fa, andrà a posto probabilmente da solo, se continua a far dolore, torna e chiama. Ok, a posto, vado alla cassa, è il momento del pagamento ed è qui che volevo arrivare. Questo è il pretesto del video di oggi. Di nuovo, prezzi. Questa volta il dentista, che in Italia fa sempre paura. Oh mio Dio, il dentista costa tanto, la pulizia, il controllo, meglio che mi cadano i denti, mi faccio non voglio l'apparecchio, mi faccio tutta la dentiera, un impianto. Ecco, allora, il dentista, anche qua ho visto tante balle, no, anzi no, realtà camuffate, meglio perché non so proprio bugie, realtà camuffate, perché non viene raccontata tutta la verità. Allora, qua io ho il bigliettino del dentista, ovviamente con tutti i dati censurati,
Quanto ho pagato col dentista? Ho pagato 1180 yen, spazzolino incluso, perché ha usato lo spazzolino per lavarmi i denti e quello, se non lo porti da casa o no lo devi pagare 40 yen, comunque 1180 yen, che al cambio di oggi, per chi non avesse comunque visto il video di ieri, il video precedente, il numero 2 del vlog senza nome per ora, dove spiego perché non ha senso fare la conversione, comunque al cambio di oggi, adesso, sarebbero 6,76 euro. Mi dite, ma è pochissimo per la pulizia. Se arriviamo fino a qua, 6 euro è pochissimo. Se ci fermiamo a questo numero, ok? 6 euro col cambio, ma mettiamo che abbiamo compreso che il cambio non è la strada giusta, cioè fare il cambio di Google, dei mercati non è la cosa giusta, facciamo il cambio che vi ho detto io, e cioè diviso 100, 1180 yen, 1180 yen diviso 100, e cioè 11 euro. Pochissimo lo stesso. E voi quanto spendete in Italia di dentista? 50 euro per la pulizia? Ok, questo perché 1180? Perché ho pagato solo il... cosa c'è scritto? 30%. Quindi il restante 70% chi lo paga? Quanto sarebbe stato il prezzo finale? Perché? E soprattutto, perché le mucche non volano? No, questo non c'entra niente. Comunque, il 30% perché il restante 70% lo paga l'assicurazione. L'assicurazione che in Giappone è obbligatorio avere, ok? Quindi l'assicurazione sanitaria ti paga il 70%, io ho pagato il 30% che è 1180 yen. Il totale sarebbe stato 3810 yen più 40 yen di spazzolino che non possono essere detratti, quindi li paghi 40 yen interi, ma comunque 3810 yen, che al cambio di oggi sono circa 21-22 euro, ok? E direte comunque, minchia ma Walter, comunque 22 euro sono comunque pochissimi, che ti lamenti? Sono pochi, visti così come numero, 22 euro. Facciamo comunque, secondo me, il cambio vero, no? Perché comunque, ecco, scusate l'impappinamento, ma qua c'è troppe cose da dire, mi agito, ecco. 3810 yen è quello che paghereste se non aveste l'assicurazione, e cioè, se voi siete stranieri e venite qua e portate i vostri euro, avreste pagato questa cifra completa, anzi, dal dentista dove vado io, visto che io lo faccio di routine ogni mese, la prima visita costerebbe di più. Mi faccio mandare la lettera ogni 3 mesi per andare a fare il controllo e la pulizia. Quindi comunque, fosse stata la prima visita e tutto, non sarebbe stati 3.800, 4.500, comunque facciamo la conversione vera e propria. Visto che abito in Giappone, per me questi 3.800 equivarrebbero a 38 euro sul groppone. Quei 1.180 equivalgono a circa 11 euro, 10 euro sul groppone. Voi che venite dall'estero però, in quel caso non paghereste questi 1180 perché non avete l'assicurazione qua, dovreste pagare il prezzo pieno, cioè questi 3810 yen. Fosse stata la prima visita 4000, diciamo, e lì in quel caso avreste fatto bene a convertire quei soldi perché avete portato gli euro in yen e avete usato i vostri euro col cambio degli yen di quel giorno. Attenzione, non il cambio di Google, ma il cambio che vi hanno dato all'aeroporto o in banca, perché è quello il valore a cui avete comprato gli yen, non quello di Google, ok? Comunque, solo attenzione a queste piccolezze qua. Comunque, torniamo al discorso. È comunque poco, 38 euro. Per me, dico, sul groppone per me, che sono in Giappone, 38 euro senza assicurazione sarebbero comunque poco. Ok, ma qua c'è un grosso ma. L'assicurazione obbligatoria. Quindi no, diciamo gli 11 euro, visto che comunque parliamo dell'assicurazione che io pago, no? Tutti paghiamo in Giappone. Se hai uno stipendio sei obbligato ad avere l'assicurazione e se non hai lo stipendio devi pagarti quella di base del comune, che costa veramente poco, sono tipo gli anni che non uso quella lì, l'ho usato solo il primo anno che ero qua, quindi non mi ricordo, erano tipo 2000 yen al mese, pochissimo, quindi sempre conversione reale qui, tipo 20 euro al mese, è veramente poco, però se non hai uno stipendio 20 euro sono comunque 20 euro, se non hai uno stipendio, ok? Come funziona l'assicurazione? Oh, e qui arriviamo ad altri numeri, perché il discorso a cui voglio arrivare alla fine poi lo capirete, perché la realtà è nascosta, ecco, cioè perché dire solamente ho pagato 1180 yen, ho pagato 6 euro, ho pagato 10 euro e far scatenare la bufera del tipo in Italia sono 50 euro, di qua, di là, lì, si costa poco, in Giappone costa poco. Andiamo a vedere l'assicurazione allora. Cioè, questa assicurazione quanto paghi al mese? 1 euro? 100 yen? 200 yen? Ho fatto i compiti e cioè mi sono scritto ovviamente tutto. Perché? Perché a me va di raccontare cose false
o inesatte non mi va. Voglio cercare di essere il più chiaro e darvi i dati il più pulito possibile, perché così possiate farvi una vostra idea in base ai dati completi. Cioè, una volta avuta la visione completa, potete farvi voi una vostra vera idea e non solo data da dentista in Giappone 6 euro e voi? Ok, abbiamo capito, no? Proprio dai, su, ok. Facciamo l'esempio. Voglio essere, piccola premessa, queste sono cifre che ho arrotondato comunque, ma lo capiamo dai calcoli poi, che ho arrotondato e che ho fatto uno stipendio medio, e poi variano un pochettino alcune cose che andiamo a vedere in base al luogo, alla prefettura, alla città. Comunque, è una media abbastanza realistica, voglio dire, può cambiare un po' di più, un po' di meno, ma comunque questi sono i numeri circa. Allora, stipendio lordo di 300.000 yen, che comunque è uno stipendio abbastanza comune, ok? Se entri nel mondo del lavoro, ecco, magari a Fukuoka forse un po' meno, però comunque Tokyo 300.000 è proprio il minimo, altrimenti, cioè, non vivi a Tokyo, ok? Lordo, scusatemi, quindi questo è il lordo. Ok, abbiamo l'assicurazione sanitaria, la Kenko Hoken, che è il 5%, cioè 15.000 yen che sborsate voi dai 300.000, quindi togliamo già 15.000, e in più 15.000 che paga il datore di lavoro, l'azienda. Quindi in totale a voi l'assicurazione peserebbe 30.000. In realtà effettivamente pagate 15.000, ma l'azienda per voi dovrà pagare altri 15.000 yen, che avrebbe potuto darvi banalmente, che avrebbe potuto investire in un modo. Comunque l'assicurazione su quello stipendio che voi prendete costa 30.000 yen al mese. Che voi andate in ospedale, che non ci andiate, che andate tutti i giorni dal dentista, che non andate mai, che non vi prendete un'influenza da 20 anni, voi pagherete con questi 30.000 yen al mese di assicurazione. E potrei già fermarmi qua e dirvi ci vediamo al prossimo video, abbiamo capito che sì, ho pagato 6 euro, ma ogni mese io spendo comunque 15.000, cioè io, no, questo non è un esempio del mio stipendio, è uno stipendio generico, quindi io pago tot al mese più sti 10 euro di dentista. Comunque, andiamo avanti, andiamo avanti. Poi abbiamo l'assicurazione pensionistica, la Nenkin Hoken, la pensione in pratica, e questa sono il 9,15% che viene detratto dallo stipendio, dai famosi 300.000, ad esempio, che abbiamo preso, cioè 27.500 yen che pagate voi, più 27.500 yen che paga il datore di lavoro, l'azienda, ok? Quindi a voi sul vostro stipendio vengono detratti 27.500, l'azienda pagherà i restanti, quindi viene diviso 50 e 50, sia per l'assicurazione sanitaria sia per la pensione. Poi abbiamo l'assicurazione di disoccupazione, questo è un valore veramente irrisorio, 0,3%, quindi sul nostro esempio sono 900 yen e niente, e potremmo anche non calcolarlo, ma mettiamolo per avere un'idea chiara, ok? Cioè, sapere che c'è questa tassa qua. E ovviamente essendo percentuali più lo stipendio si alza e più si alzano questi valori, Cioè non è che c'è un tetto poi, ok, chiaro. Tassa sul reddito, la Shotokuze, in giapponese si chiama così, questa varia. Di solito è al 5%, può variare da un 6.000, 8.000 yen in questo caso, è variabile, per cui io prenderei una media di 7.000, così siamo tutti contenti. E poi c'è la tassa di residenza, che è la Juminze, che sono appunto le tasse di residenza. Queste variano da città a città, da prefettura, quindi è difficile calcolarle, variano sullo stipendio dell'anno precedente, quindi da gennaio a dicembre dell'anno precedente vengono calcolati le Juminze dell'anno corrente, ok? E vengono detratte, se sei un lavoratore stipendiato, un salaryman, un dipendente di un'azienda, vengono detratte direttamente dallo stipendio, quindi viene inviata una lettera all'azienda e l'azienda ti detrae ciò che devi pagare allo Stato. Se sei invece indipendente, un'azienda tua, cazzi e mazzi, ti arriva il bollettino a casa diviso solitamente in 4 rate e le paghi, ok? E mi raccomando di non andare oltre la data di scadenza, perché so cazzi, ma un giorno parleremo anche di questo. Quindi la Juminze, io ho fatto un calcolo generico su questo stipendio qua, dai 10.000 ai 13.000 yen, ok? Diciamo quindi, teniamo 12.000, stiamo più o meno nel mezzo, va bene? Allora, cosa abbiamo detto quindi? Adesso facciamo le somme.
Con le detrazioni sociali, assicurazione sanitaria, pensionistiche e disoccupazione abbiamo 15.000 yen più 27.500 più 900 che vengono detratti dallo stipendio, cioè 43.400 yen. Se non ci credete provate a fare i conti anche voi. Se avrò voglia metterò i testi a schermo, se avrò voglia, ma come avete capito questi video li faccio così a caso e probabilmente può essere che non abbia voglia. Poi abbiamo 7.000 yen più 12.000 yen di tasse, cioè le Shotokuze e le Jouminze, che abbiamo un po' arrotondato, comunque fatto una media, ok? Totale 19.000 yen. 43.400 yen di prima più 19.000 yen di adesso, totale fa 62.400 yen che vanno detratti dai 300.000 per un totale di 237.600 yen che vi arrivano in tasca, ok? E poi ovviamente i famosi 43.400 yen che dovrà pagare anche l'azienda per voi, ok? Quindi avrete un costo all'azienda oltre del vostro stipendio, quei 43.400 yen in più. Col cambio di oggi, di nuovo, se vogliamo farlo, non ha senso, ma col cambio di oggi questi 237.600 yen sarebbero 1.361 euro. Ha senso farlo? No, a meno che questi yen non li portate in Italia, altrimenti qua valgono 237.600 yen. Ogni mese con questo stipendio da 300.000, 15.000 yen di assicurazione, più 15.000 li paga la mia azienda, quindi all'assicurazione nazionale vanno 30.000 yen per me e io poi vado dal dentista e devo pagare ancora 10 euro. Adesso, sapendo questi numeri qua, e voi in Italia quanto pagate di dentista? 50 euro andate una volta ogni 4 mesi? Quindi ogni 3 mesi? Quindi 4 volte all'anno? 200 euro all'anno, ok. Io quanto pago di assicurazione? 300 euro che costo io allo Stato di assicurazione, cioè che lo Stato si prende da me, questi 15.000 più 15.000, 30.000 yen ogni mese, per 12. Fatevi voi il conto quanto mi costa a me andare dal dentista. Ok? Qua sto generalizzando, cioè voglio sfatarmi da solo, cioè questa non è un'argomentazione, perché ovviamente io vado dal dentista, poi vado dal gastroenterologo, poi vado dal neurologo, poi vado in ogni altra parte e comunque l'assicurazione mi copre il 70%. Un'altra piccola parentesi, non è detto che l'assicurazione copra, cioè se non è una visita che serve, cioè se voi andate a fare un esame che non vi serve perché vi gira, potete farlo, ma vi pagate il 100%, perché se no è una truffa all'assicurazione, ok? In più, in Giappone c'è solitamente l'uso di avere un'assicurazione privata, cosa che ho anch'io, non vi dirò quanto spendo al mese, non vi dirò cos'è, eccetera, eccetera, ma comunque c'è l'assicurazione privata. Questo perché? Perché l'assicurazione nazionale, se vi viene un brutto male, un tumore, dovete fare un'operazione pesante, colonna vertebrale o rimanete invalidi, eccetera, eccetera, anche dovreste pagare solo il 30%, ma se voi non potete lavorare nel mentre che siete in ospedale, che siete diventati invalidi, diventate dei barboni, perché è impossibile pagarsi determinate cure. Avete un tumore, dovete essere operati, cifre allucinanti, ok, mettiamo che pagate il 30%, io adesso i dati, con questi numeri non me li sono preparati, ma basta cercare un attimo su internet operazioni, poi se siete a Tokyo prezzi veramente esorbitanti, ma comunque un'operazione non di routine, quindi un tumore, un trapianto costa veramente tantissimo e anche pagare solo il 30% per una persona normale può essere un grosso problema. Quindi avere un'assicurazione privata che pagate ogni mese, esempio 50 euro, ma nel caso in cui dovreste essere operati vi paga magari tutte le spese fino a 500.000 euro, ok? Perché per operazioni grosse, invalidazioni perenni e avrete assistenza continua, cioè è possibile queste cifre. È utile avere queste cose qua. In più, gli ospedali sono a pagamento al giorno, come un hotel, potete addirittura scegliere il tipo di stanza da solo, stanza con la finestra, stanza lato nord, lato sud, è proprio tipo un hotel. E le stanze possono andare dai 30 euro ai 50, ai 100, ai 200, ai 500, dipende anche l'ospedale, cosa volete. Ovviamente il cibo all'ospedale è molto buono per gli standard in Giappone, devo dire, ma comunque è un costo, quindi stare in ospedale anche solo una settimana, essere operati è un costo enorme. Voi oltre alla beffa di pagare l'assicurazione ogni mese sul vostro stipendio, quindi più alto lo stipendio, ricordatevi questi 30.000 erano basati su 300.000 yen di stipendio, se avete lo stipendio da 400.000 o siete un dirigente e guadagnate 800.000, 1 milione di yen al mese,
fatevi il conto, è il 5%, ok? Avete i numeri adesso, potete farvi l'idea vostra. E quindi c'è anche l'assicurazione privata, quindi oltre a pagare questo vi pagate anche l'assicurazione privata. E qui altra domanda, e voi quanto pagate di dentista al mese? E voglio farvi per concludere un altro esempio con uno stipendio minimo, ok? Questo qua era lo stipendio da 300.000 che era secondo me quello medio, sì. Tokyo probabilmente un po' più alto medio, 400.000 magari ci si arriva anche, ma banalmente perché la vita a Tokyo con 300.000 sopravvivi, a meno che non abiti in una stanza da 4 metri quadri, cioè proprio 4 metri quadri e allora ti bastano per l'affitto, altrimenti non bastano 300.000. A Tokyo sono proprio il minimo indispensabile per sopravvivere, direi, a meno che non mangiate ogni giorno solo riso, punto, fine, e non uscite la sera, non fate niente, nulla. Voglio fare adesso gli stessi calcoli, identici, potreste farveli anche voi, ma ve li faccio io perché sono gentile. No, non è vero, solamente perché mi andava. Li avevo preparati, allora a questo punto ve li sorbite. Lo stipendio lordo di 186.000 yen, che sarebbe più o meno lo stipendio minimo, diciamo, da lavoratore, che sono tipo 1100 qualcosa yen all'ora. Lo stipendio minimo da lavoratore regolare, ok? Poi ci sono part-time, ci sono altri limiti, ma comunque 186.000 yen, ok? Conosco gente che prende questa cifra qua, lorda, sì, 190 in realtà, quindi vabbè, è molto simile. Conosco gente, quindi esistono persone che prendono questa cifra minima al mese, e ovviamente poi ci sono lavoratori part-time, magari ancora molto meno, o addirittura lavori part-time che pagano di più, e quindi molto di più, ma comunque andiamo a fare i calcoli, velocissimi. Assicurazione sanitaria 5% sono 9.300 yen al mese, pagate voi, gli altri 9.300 l'azienda. Assicurazione pensionistica 9,15% sono 17.019 yen, arrotondiamo a 17.000. Assicurazione di disoccupazione 0,3%, 558 yen, arrotondiamo a 560. Tasse sul reddito 5% sull'imponibile, 2.000 yen. Tasse di residenza 2.500 yen circa, dipende se è a Fukuoka, se è a Osaka, se è a Kyoto, se è a Tokyo, ma diciamo 2.500, cambia poco, fossero anche 3.000, fossero 1.500. Ora tiriamo le somme, detrazioni sociali, assicurazione sanitaria, pensionistica e disoccupazione, 9.300 yen più 17.000 yen più 560 yen fa 26.860 yen al mese da detrarre, più le tasse, 2.000 yen tassa sul reddito e 2.500 yen tasse di residenza, Juminze, 2.500 yen abbiamo detto, 4.500 yen in totale. Quindi facciamo le somme, 26.860 yen più 4.500 yen fa 31.360 yen che vanno detratti, tolti dai 186.000 yen dell'ordo, che fa 154.640 yen, che è quello che vi rimane in saccoccia, in tasca. È tanto? È poco? Facciamo sempre le due visioni. Abitate qua, se prendete questo stipendio vuol dire che abitate qua, a meno che non li portate poi in Italia per qualche motivo, il potere di acquisto sarà di circa 1.500 euro, sì e no. Facciamo la conversione anche in euro, sarebbero al cambio di oggi 885 euro. Quindi vedete che fare anche queste conversioni qua non conviene, ecco, fare questo discorso con questi numeri qua, ok? Direi che un buon stipendio per vivere, cioè il netto di quello che rimane sarebbero sui 200.000 yen, è già una media decente, che ci si può togliere un minimo di sfizio qualcosa. Però di media diciamo che gli stipendi sono sui 300.000 lordi e quindi poi di netto abbiamo detto 230.000, che è una cifra decente, ok? Senza troppe pretese sempre. Ricordiamoci sta roba qua perché è importante, perché dire in Giappone guadagno 1.000.000 di yen, 10.000 euro al mese, ma poi per vivere me ne servono 2 milioni, cioè diciamo anche la seconda parte. Quanto mi serve per vivere? Cioè quei soldi che mi arrivano, mi bastano? Ecco, questo era il discorso, era questo il pretesto del dentista, di quanto ho speso dal dentista io per farvi il discorso sugli stipendi e sul perché dire solamente ho speso X dal dottore, ho speso X dal dentista, guardate quanto costa poco in Giappone rispetto all'Italia. Non lo so, se è in malafede, se è un po' di ignoranza, se... non lo so cos'è. Non voglio neanche lanciarmi in voli pindarici e andare a indagare, a indovinare. Un'idea ovviamente mia personale ce l'ho, ma comunque
L'importante, e come ho detto anche nello scorso video, è avere i dati reali, cioè questi sono i numeri, questi sono le formule, queste sono come viene calcolata la roba, questo è quello che avreste, questo è quello che avete, fatevi un'idea. Pensate che sia meglio questo sistema con l'assicurazione, pagare tot in base allo stipendio, rispetto a avere la sanità gratuita? Va bene. Pensate il contrario? Va bene. È una vostra idea. Però bisogna avere i dati giusti da cui partire, altrimenti poi l'idea che si sviluppa non funziona. Chiudiamo questa parentesi sui numeri, stipendi, assicurazioni, un casino, cioè ho la testa piena di numeri, spero di non aver di nuovo fatto troppo un casino, ho cercato di fare le cose il più ordinate possibile, speriamo. Per concludere, evento triste di oggi ce ne sono stati? Direi di no fino adesso, sono solo le 2, non è successo nulla di particolare. Eventi belli? No. Vabbè, sono andato dal dentista, non c'era niente di particolare, questo direi che è comunque un evento bello, nulla di strano, niente altre cose o operazioni da dover fare, per cui direi una buona giornata fino ad ora. Ultima cosa per concludere, quando sono tornato a casa mi sono fatto una pasta, degli spaghetti con spinaci e prosciutto crudo. Venuti veramente bene, devo dire, sono contento, era un po' che non mangiavo una pasta fatta da me e sono stato contento. Poi mi sono mangiato un pezzo di tofu con salsa di soia, molto buono, e poi per concludere 2 fette di mela sciroppata. Era rimaste da ieri nel barattolo, erano solo più 2 fette, ho fatto che finirle. Quindi eccoci a conclusione di questo lunghissimo video, anche oggi maglietta con i demonietti di Miu, e noi ci vediamo nel prossimo video che non so, spero sarà di nuovo presto. Un saluto, ciao ciao!